La dolce zucca incontra il saporito gorgonzola dentro ad un risotto tostato e mantecato come tradizione comanda. C'è piatto migliore per una cena d'autunno? Risotto, zucca e gorgonzola. Cominciamo! Un buon risotto comincia da un buon brodo, in questo caso di verdure. In un pentolone verso l'acqua e poi taglio grossolanamente le verdure. Sedano. Io utilizzo anche il ciuffo, ma tu puoi scegliere di utilizzarne solo qualche foglia o eliminarlo del tutto. Ma ricordati che i brodi sono buoni anche fatti con gli scarti, anzi ancora di più. Carota, cipolla tagliata a metà. Un trucchetto: se vuoi ottenere un brodo ancora più saporito, puoi mettere la cipolla prima di tutto il resto, farla tostare sul fondo della pentola e poi deglassare direttamente con l'acqua. In questo modo tirerai fuori delle note un po' brunite sia nel colore che nel sapore. Finiamo con il prezzemolo, gambi e ciuffo, sale. Copro con il coperchio e lascio cuocere per almeno un'oretta. È il momento di tritare la cipolla. Questo è sempre un momento strappalacrime. Una volta ottenuto un trito fine, faccio un bel giro d'olio in casseruola, aggiungo la cipolla e la faccio soffriggere dolcemente per qualche minuto. Intanto mi dedico alla zucca, che va tagliata a dadini. Ti consiglio di scegliere una varietà tipo la delica o la mantovana, sono perfette per i risotti. Va sbucciata e privata dei semi, però ti consiglio di non buttarli perché questi tostati in padella con un po' di sale sono buonissimi. La cipolla è ben appassita, posso aggiungere la zucca. Questi dadini così piccoli sono perfetti per ottenere una consistenza simile a quella di una purea, che secondo me è perfetta per il risotto. Se però non vuoi rinunciare a qualche dadino un po' più resistente al morso, puoi tenerne da parte alcuni dopo i primi 10 minuti di cottura e poi aggiungerli appena prima di mantecare. Noi invece diamo una bella mescolata per insaporire. Aggiungiamo un po' di brodo che nel frattempo ho filtrato e lascio cuocere per circa 20 minuti, aggiungendo ancora brodo al bisogno. La zucca è tenera e ben cotta, è il momento di tostare il riso. Lo facciamo a secco in una padella anche antiaderente come questa. Questo perché l'umidità presente al momento nella casseruola con la zucca impedirebbe la giusta impermeabilizzazione dei chicchi, che invece è indispensabile per una tostatura di quelle a regola d'arte. E anzi, direi che di tutte le scuole di pensiero sulla tostatura del riso, questa è proprio quella che prediligo, perché avverto proprio la diversa qualità della tostatura. Lo lascio scaldare per bene, sarà pronto quando toccandolo lo sentirai scottare. Infatti è caldissimo. Sfumo con il vino bianco. Questo è necessario per dare un tocco di acidità alla ricetta. Puoi evitare questo passaggio se invece vai ad utilizzare per la mantecatura un formaggio già acido di suo, come per esempio il caprino. Lascio evaporare l'odore di alcol, dopodiché a tua scelta puoi trasferire la zucca in padella o il riso nella casseruola. Io farò così per comodità. E dentro il riso lo amalgamo per bene. Alla zucca, a mio gusto, fa bene una lunga cottura, quindi è perfetto metterla così sin dall'inizio della preparazione del risotto, anzi, dopo una cottura precedente. Per altre verdure invece è preferibile aggiungerle all'ultimo per mantenerle più croccanti. Continuo ad aggiungere brodo al bisogno, cercando di mantenere sempre questa bollicina qui. Non deve mai essere troppo aggressiva. E continuo così a prendermi cura del mio risotto fino a portarlo a cottura. Il risotto è a fine cottura, è il momento di regolare di sale, si fa alla fine perché il brodo teoricamente è già abbastanza sapido di suo. Pepe, mescolo ancora, la cremosità mi sembra proprio quella giusta. Spengo il calore e vado a mantecare con burro e gorgonzola, entrambi freddi di frigo. Una prima mescolata. Per favorire lo scioglimento del burro e del formaggio e far rilassare leggermente il risotto, lo copro per qualche istante prima di regolarlo definitivamente. Ecco qua, mescolate finali
Questo è il momento di aggiungere un po' di brodo se la consistenza dovesse risultare non abbastanza cremosa e quindi per rendere il risotto all'onda, ma qua non ce n'è bisogno perché è perfetto. Date un'occhiata! E posso impiattare. Completo con qualche ciuffetto di rosmarino e un'ultima macinata di pepe. Ed ecco qui il nostro risotto zucca e gorgonzola, pronto per essere gustato. Spero che questa ricetta ti sia piaciuta e che vorrai riprovarla a casa. Mi raccomando, mandaci le foto delle tue creazioni e continua a seguirci sui nostri social. Io mangio. Buon appetito! Perfetto!